Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere altre due torce della Nitecore. Una è la MH40S, una torcia che unisce le prestazioni elevatissime alla tecnologia e adesso la vedremo per bene. L'altra invece è una torcia particolarissima perché a differenza di tante altre, oltre ad essere una torcia spot, quindi una torcia laser che raggiunge una distanza superiore a 1,5 km, ci dà la possibilità di combinare la modalità turbo che illumina lateralmente, quindi sia distante che grandangolare, con un display insomma ricchissima di funzioni, davvero interessantissima, quindi per chi fa escursioni, ricerche, ma anche per tantissimi altri utilizzi, quindi utilizzo militare, polizia, campeggio, insomma ragazzi, una torcia come l'altra destinata a durare nel tempo perché queste torce sono rugged, indistruttibili, impermeabili, hanno prestazioni elevatissime e secondo me ne vale la pena dare un'occhiata a questo video perché rimanete senza parole. E quanto costano? Vi lascerò innanzitutto il link giù nel primo commento e nella descrizione. I prezzi su internet variano sempre e io cercherò di scovare il prezzo più conveniente per farvi risparmiare qualcosina, quindi mettiamole sul bancone. Nitecore P35i e Nitecore MH40S. Iniziamo. Diamo quindi subito un'occhiata a questi prodotti. Partiamo dal marsupio. Allora, ci offre un ampio spazio nella zona centrale con alcune tasche. Da questa parte abbiamo altri taschini, sistemi con questi elastici. Nella parte frontale abbiamo un altro taschino, sistema a molle. Da questa parte abbiamo questi due elastici che è possibile stringere anche con questo sistema. E nella parte posteriore abbiamo questa fibbia che ci permette di trasportarla sia come monospalla, insomma adattarla alle nostre esigenze, ma anche adattarla e unirla ad eventuali altre borse e marsupi della Nitecore, che offre un sistema molto ampio. Già vi ho fatto conoscere un altro zaino della Nitecore che è diventato il mio zaino preferito. Ragazzi, costano, però posso assicurarvi che nonostante io abbia diversi zaini e marsupi che ho sempre utilizzato per andare al poligono, per escursioni, gite, uscite in bici eccetera, alla fine quello della Nitecore è il più resistente e il più comodo ed è diventato il mio zaino preferito. L'avete visto anche in diversi video che non erano specifici della Nitecore, ma comunque me l'avete visto utilizzare. Adesso partiamo direttamente dalla P35i che mi è stata inviata addirittura ancora prima che fosse messa in commercio, ma io purtroppo il video lo sto facendo con molto ritardo, quindi per questa non ho nemmeno la confezione né altro perché mi è stata inviata direttamente dalla fabbrica appena prodotta. Allora diamo un'occhiata per bene. Abbiamo un display nella parte centrale, abbiamo sia il livello di carica della batteria, il livello impostato di potenza e la modalità di utilizzo. Tutto il corpo è in alluminio aeronautico con questa colorazione nera opaca bellissima, l'impugnatura zigrinata antiscivolo. Nella parte frontale abbiamo questa corona che può servire sia come difesa personale in caso di aggressioni, ma può essere utilizzata anche per rompere vetri eccetera. Nella parte posteriore abbiamo un tastino e ne abbiamo un altro da questa parte. La parte posteriore si può svitare e ci permette di accedere al vano batterie. Guardiamo anche la batteria, 5000 mAh, modello 21703,6 volt. Come vedete qua abbiamo anche un piccolo ring e questo rende la nostra torcia perfettamente impermeabile. Si può utilizzare e accendere anche sott'acqua. Premiamo quindi il tastino nella parte centrale e accendiamo il display. Vengono riportate alcune informazioni, tra cui il livello di carica della batteria è poco inferiore alla metà, il livello di potenza impostato della torcia, la modalità di utilizzo spot e il voltaggio della batteria 3.66. Abbiamo diversi modi per utilizzare questa torcia. La modalità spot che concentra la luce in un unico punto, quindi ci permette di raggiungere distanze notevoli. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare invece la modalità flow che ci permette di avere una luminosità più diffusa e possiamo regolare il livello di luminosità premendo il tastino centrale. Ragazzi, guardate quanta luce riesce ad emettere, è davvero abbagliante. Oppure possiamo utilizzare la modalità mix, quindi in questo caso abbiamo sia la modalità spot che la modalità flow, quindi che ci permette di vedere sia al centro che lateralmente. Ragazzi, è impressionante. Possiamo accenderla sia temporaneamente mantenendo il tastino premuto solamente per metà, oppure mantenerla accesa premendo il tastino fino al click. Ma questa torcia funziona anche tramite un comando a distanza relativa, e possiamo collegarla in questo modo e attivarla semplicemente da questo comando. Quindi premendolo, come vedete, riusciamo ad accenderla e a dare tutte le varie impostazioni tramite il nostro radiocomando. Con questo filo a molla, così a spirale, ci permette di raggiungere una distanza di circa 70-80 cm. Se la torcia fosse per esempio su un cavalletto, visto che raggiunge grandi distanze, come sappiamo, se noi ci spostiamo di pochi millimetri in questo punto, sarebbero svariati metri ad una distanza considerevole, quindi possiamo tenerla posizionata e poi tramite questo comando a distanza, senza intervenire sulla torcia, quindi senza provocare spostamenti, potremo accendere e spegnere. La MH40S invece, ragazzi,
ragazzi viene venduto in questo cofanetto come se fosse un gioiello, e in realtà è quasi un gioiello. Allora guardiamo. La Nightcore ci vizia con queste confezioni così curate. Prendiamo la torcia, all'interno troviamo due batterie, sempre da 5000 mAh, identica all'altro tipo, quindi doppia batteria che ci permettono di avere un'elevatissima autonomia. Abbiamo anche in questo caso il tasto nella parte posteriore e il tasto nella zona centrale. Quello nella parte posteriore, pure in questo caso premuto a metà e rilasciato, ci permette di accendere e spegnere, quindi utilizzarla solamente temporaneamente per il tempo in cui manteniamo premuto il tastino. Se vogliamo mantenerla accesa dobbiamo premere fino in fondo. E questo è il tasto invece che ci permette di aumentare la luminosità. Anche questa ha un punto spot, ma ha anche questa zona che permette di illuminare anche la zona periferica, quindi ci permette di vedere sia da lontano che da vicino, a differenza di tante altre torce che ci mettono nella condizione di dover scegliere se vedere solo da vicino o solo da lontano. Queste torce combinano le due funzioni e ci danno questa possibilità davvero interessantissima. Questo invece è un radiocomando wireless, ragazzi, senza toccare nulla riesco ad accendere la torcia, accendere e spegnere, decidere il livello di potenza, però ha una portata di circa 1 metro, ovviamente senza ostacoli. Nel caso in cui ci siano degli ostacoli, la stessa distanza potrebbe ridursi. Lo stesso nel caso in cui le batterie del radiocomando dovessero scaricarsi. E la batteria si cambia da questa parte. Come vedete abbiamo pure questo sistema a velcro, quindi abbiamo la possibilità di comandarla e decidere come utilizzarla. Possiamo letteralmente accenderla e spegnerla dallo stesso, ma vediamo anche quello che viene dato in dotazione. All'interno di questa scatolina troviamo una fondina per poterla trasportare. All'interno di questa bustina troviamo un velcro, nel caso in cui non sia presente nel nostro abbigliamento, un sistema per poterla fissare tramite queste cinghie e quindi la possibilità di collegarla praticamente dovunque. Troviamo anche il cavo di alimentazione USB di tipo C e troviamo anche un laccetto per poterla assicurare al nostro polso. Quindi la nostra torcia praticamente verrà trasportata in questo modo. È fissata in una cintura, spallina dello zaino, eccetera, tramite o il sistema a velcro oppure facendola passare direttamente da questo spazio. Possiamo anche appenderla sfruttando questo anellino. Entrambe quindi vanno ricaricate tramite cavo USB. Da questa parte abbiamo l'ingresso USB per ricaricare questa torcia e quest'altra invece si collega da questo ingresso USB, che è lo stesso che si utilizza per il telecomando. Ora andiamo a fare un paio di riprese in esterno. Non farò tantissime prove, voglio fare delle riprese a distanza e un paio di riprese per vedere come illumina da vicino, visto che hanno la possibilità di illuminare sia a grande distanza che questo sistema che ci permette di vedere pure perifericamente nella zona in cui illuminiamo. Allora ragazzi, iniziamo con l'edificio abbandonato. È a grande distanza, non so che distanza sia, ma comunque non è una prova per vedere a che distanza arriva, ma quanto illumina. Guardate, una torcia laser che riesce ad illuminare a grande distanza. Purtroppo la ripresa è un po' sfocata, ma comunque si riescono a distinguere lo stesso tutti i mattoni, eccetera. Questa è la modalità più alta. Allora la abbasso un attimo perché con una mano mi viene difficile. Aumentiamo un poco, anzi diminuiamo un poco, come vedete, luminosità più bassa ci permette comunque di vedere. Andando avanti riusciamo a raggiungere un livello sempre più alto di luminosità, ma se io voglio posso attivare la modalità mix tenendo premuto questo tastino per qualche secondo. Guardate come riusciamo a vedere, siamo passati dal buio alla luce, è un faro vero e proprio. Guardate quanto illumina, spegniamo e riaccendiamo, guardate. Quindi in base alle nostre esigenze possiamo illuminare da lontano, da vicino, oppure avere la modalità che ci permette di vedere tutto illuminando sia da lontano che da vicino. E come vi ho fatto vedere poco fa abbiamo la possibilità di utilizzare sia la modalità spot che la modalità mix, oppure solamente la modalità flood. Quindi mettiamo quella modalità e vediamo la differenza. Ok, questa è la modalità invece più bassa, la modalità flood, che ci permette di illuminare e vedere effettivamente anche da lontano, ma senza il puntino spot. Quindi riusciamo a risparmiare autonomia e nel caso in cui sia necessario possiamo utilizzare o una o l'altra funzione. Molto ricca, davvero interessantissimo. Guardate, passare da una funzione a un'altra semplicemente tenendo un tastino oppure rilasciandolo è davvero molto interessante, ragazzi. Per me eccezionale. Passiamo ora all'altra torcia. Questa è la P35i, passiamo all'MH40S. Ok, questa è la MH40S. Stessa situazione di luminosità, ci sono pure dei fulmini.
Allora, proviamo ad aumentare la luminosità tramite l'apposito tastino, quindi come vedete anche in questo caso riusciamo ad avere una luce praticamente quasi, in questo caso pure laser. Facciamo una zoomata, una luce un pochettino più calda, ma riusciamo anche a vedere perifericamente con questo cerchio ben distinto, che ci permette quindi di illuminare per bene, vedere sia da lontano che da vicino. Due torce diciamo che svolgono quasi la stessa funzione, però una è più ricca di modalità, l'altra invece ha solamente alcune modalità. Tra l'altro non vi ho fatto vedere la modalità strobo, basta mantenere premuto e più si mantiene premuto, come vedete, cambiano modalità. Questa è la modalità faro, che permette di lasciarla in un punto, allontanarci e poi avere questo riferimento di questa torcia che lampeggia per poterla raggiungere anche da grandi distanze, oppure mantenendola ancora premuta abbiamo la modalità SOS, quindi ricchissima davvero di funzioni, anche se non sono funzioni straordinarie, ma è straordinaria la distanza a cui arriva. Guardate, davvero molto molto luminosa. È un laser. Adesso faccio questa ripresa anche con l'altra torcia, vi faccio vedere che bello spettacolo vedere questo laser, questa luce che va verso il cielo. E allora illuminiamo verso il cielo e con la nostra torcia ragazzi, guardate che meraviglia, è un fascio laser strettissimo che ci permette di arrivare molto lontano e ha un effetto davvero straordinario, fantastico. Da qua riuscite a capire come si concentra la luce e quindi come ci permette di raggiungere determinate distanze. E poi con la modalità mix abbiamo sia la luce grandangolare che il fascio, che rimane comunque uguale a quello di prima, ma aiutato da questo tutto attorno. Proviamo a simulare un percorso a piedi, così da vicino. Come vedete abbiamo una modalità quasi inutilizzabile, invece utilizzando la modalità mix, questa ovviamente è la modalità più potente, però come vedete riusciamo ad avere una visione tutto attorno, quindi evitare ostacoli e tanto altro. Quindi ragazzi, tornati da fuori, adesso facciamo un po' di considerazioni. Come avete visto, questa torcia è davvero ricchissima, ricca di funzioni, ci permette di utilizzarla in diverse modalità e ci permette di avere sia una visibilità da lontano che da vicino. Tra l'altro avevo dimenticato di farvi vedere che sul display, oltre a darci la possibilità di cambiare modalità mix mode, spot, quindi quello concentrato oppure flood, abbiamo anche la durata sul display, quindi cambiando modalità, come vedete, livello 1 abbiamo 4 ore, con livello 2 abbiamo 2 ore e 31, livello 3 abbiamo 1 ora e 34, livello 4 pure 1 ora e 34, livello 5 46 minuti. E qua in basso anche la distanza raggiungibile, quindi 1650 metri, superiore ad 1,5 km, 350 metri, 650 eccetera eccetera. Quindi sul display abbiamo diverse modalità: livello impostato, modalità utilizzata, i lumen emessi 130, il tempo rimanente di utilizzo e la distanza raggiungibile. Molto ricco. Tra l'altro in questo momento voi state vedendo queste fasce che passano, ma è semplicemente una questione di frequenza fra la ripresa e il display. In realtà il display è limpidissimo e si vede benissimo. Guardiamo anche le caratteristiche tecniche però di quest'altro modello. Come vediamo in questa configurazione, ipotizzo che possa essere venduta con configurazioni differenti. Abbiamo il radiocomando, la torcia, dichiarano 1500 lumen e 1500 metri raggiungibili. Come abbiamo visto, quindi riusciamo a utilizzare sia il radiocomando con gli accessori, e incluse troviamo all'interno della confezione le due batterie, il caricabatterie che non vi ho fatto vedere, questo USB, troviamo anche il cavo per poterla alimentare e poi la fondina. Quindi raggiunge, come abbiamo detto poco fa, 1500 metri con 1500 lumen, 570.000 candele come massima intensità luminosa, riesce a resistere a cadute da 1 metro di altezza e può essere utilizzata anche immersa a 2 metri di profondità per un'ora. E stavo dimenticando di dirvi che hanno un effetto memoria, quindi se noi lo utilizziamo con una modalità, alla riaccensione successiva troveremo quella stessa modalità, in questo caso modalità massima per entrambe. Quindi dopo aver allertato e fatto preoccupare tutto il vicinato per queste luci che giravano in giro, insomma, per la zona, adesso vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, vi lascerò i link per poterle vedere. Se queste torce vi servono per lavoro andate a dare un'occhiata giù nel primo commento e nella descrizione. Anche se vi appassionano andate a dare un'occhiata nel primo commento e nella descrizione. Se pensate che siano troppo care vuol dire che non vi servono e non conoscete il mondo delle torce professionali. Date un'occhiata giù per vedere tutte le caratteristiche, se vi interessano procedete con l'acquisto, sperando di ottenere anche un codice di sconto.
Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!